Buongiorno, il titolo di questo video non è uno scherzo, non è una provocazione, non è una battuta, ma è una profonda verità. Io sono veramente d'accordo con il Papa. D'accordo con il Papa quando dice che bisogna leggere la Bibbia. È già parecchio tempo che le autorità vaticane puntano su questo aspetto. E per esempio già un anno fa, a seguito anche di un sondaggio che era stato fatto tra i cristiani, già Monsignor Fisichella aveva rilevato che tra i cristiani non c'è conoscenza della Bibbia, non c'è conoscenza dei cosiddetti testi sacri, anche se nella Bibbia, nel mondo ci sono, mi pare, 4 miliardi di Bibbie, è il testo più diffuso, ma sicuramente anche uno dei meno letti. Addirittura Monsignor Fisichella faceva notare come molti cristiani confondessero Antico e Nuovo Testamento, cioè non avessero ben le idee chiare su dove si trovano certe affermazioni, certi versetti, passi, racconti, eccetera. Quindi la Bibbia bisogna effettivamente leggerla. Io ho sempre sostenuto, ma è la realtà dei fatti, che chi nasce in qualunque parte del mondo si sente dire di aver avuto la fortuna di essere nato lì dove c'è la verità dal punto di vista religioso. E quindi tutte le religioni sono vere. Sono vere per chi ci crede. Tutta la Bibbia, così come ci viene insegnata, viene letta e se ciò che c'è scritto letteralmente è funzionale all'idea teologica, viene accettato. Altrimenti si fa in modo di eliminarlo o comunque per esempio di considerarlo come interpolazione successiva, oppure ad esempio farlo entrare nella categoria dell'allegoria, del simbolismo, farlo entrare nella categoria del mistero. Io di queste cose tra l'altro ho parlato quando ho fatto l'incontro nel 2016. Adesso vi leggo un passo molto interessante, un passo che non ho mai letto, di questo incontro che è stato tutto trascritto, incontro con i teologi protestanti, cattolici, ortodossi, ebrei. E era l'incontro che era necessario fare dopo 6 anni di mio lavoro, perché siccome io formulo l'ipotesi che la Bibbia non parli di Dio, è chiaro che l'incontro lo dovevo fare con i massimi esponenti delle religioni che dicono che la Bibbia parla di Dio. Almeno io credevo che dicessero così. Poi in realtà quando li ho sentiti parlare nel corso di quell'incontro mi sono ricreduto. Ma quando si parla per esempio dell'evidenza di Dio nella Bibbia, alcune cose ve le ho già lette, quindi non vi voglio annoiare, non ci torno su. Ma vi leggo per esempio che cosa ha risposto il rabbino capo di una comunità ebraica. Non faccio nomi perché altrimenti si innescano polemiche, quello che importa sono le idee, e qui viene fuori un concetto molto interessante che ci spiega perché è importante leggere la Bibbia ai giorni nostri. Per quanto riguarda appunto l'esistenza di Dio nella Bibbia, dice il rabbino, non è possibile pertanto, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Lo stesso Abramo, e questo non ve l'ho mai letto, che ebbe l'intuizione monoteistica, ebbe questa intuizione attraverso l'investigazione della natura, secondo la nostra tradizione, dice il rabbino. Cioè ha visto il mondo e ha ritenuto che non fosse possibile che non vi fosse un architetto del mondo. Ora, ciò che noi pensiamo normalmente è che Dio ha detto ad Abramo determinate cose, invece qui ci viene detto che Abramo le ha intuite investigando la natura e quindi ha fatto un ragionamento suo. Ma ascoltate bene. Yehuda ha-Levi, altro filosofo medievale, nel Kuzari, rispondendo a questa domanda posta dal re dei Khazari, dice si tratta di una finzione, sulla nostra fede disse che noi crediamo al Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci ha dato la Torah, eventi dei quali siamo testimoni. Ma si guarda bene invece dal dire che noi crediamo nel Signore che ha creato il mondo, perché sebbene tutti quanti, almeno gli ebrei, siamo convinti di questo fatto, nessuno vi ha assistito.
Quindi si è guardato bene dal dire crediamo nel Signore che ha creato, crediamo in quel personaggio che ci ha tirati fuori dall'Egitto e ci ha dato delle leggi, ed ha nominato i Khazari, che stanno alla base dei motivi per i quali vale assolutamente la pena di leggere la Bibbia, nonostante alcune cose che adesso vi dirò. I Khazari sono stati gli esponenti, gli appartenenti, i fondatori di un grande impero. Questo è un Atlante di storia ebraica, pubblicato dalla Giuntina, curato dal professor Gilbert, che è professore emerito del Merton College di Oxford, dove si parla del regno ebraico dei Khazari. E ci sono due cartine. Vedete, c'è questo regno grande con tutte le azioni militari e le azioni commerciali che conduceva, perché questi erano esperti in guerra e commercio. Qui i mercanti ebrei avevano cominciato ad entrare, vedete, in Khazaria tra l'800 e il 900, e poi ad un certo punto un re dei Khazari si è convertito al giudaismo, quindi lui non era un discendente di Giacobbe, quindi della tribù di Israele, e successivamente un altro re, Ovadia, ha convertito in massa tutto il popolo dei Khazari, che è diventato quindi un regno ebraico. Regno ebraico che poi è stato annientato dai russi poco dopo il 1000 d.C., e di lì è cominciata una emigrazione. Bene, da questo discorso del regno dei Khazari possono derivare nei secoli successivi tutta una serie di considerazioni sulla politica, sulla finanza, sulle ideologie che governano ancora l'Occidente. Perché noi dobbiamo avere ben chiaro questo aspetto. Il presidente degli Stati Uniti giura sulla Bibbia. La politica è condizionata da ciò che c'è scritto nella Bibbia. La giurisprudenza italiana è condizionata da ciò che c'è scritto nella Bibbia. La giurisprudenza francese è condizionata da ciò che c'è scritto nella Bibbia, come scrive il filosofo Onfray. Che ci piaccia o non ci piaccia, la nostra vita è condizionata dalla Bibbia. Il sistema finanziario che ci governa è condizionato dalla Bibbia. E qui forse l'impero khazaro, la storia dell'impero khazaro e della, diciamo così, dispersione di questi ebrei convertiti, cioè non di discendenti di Giacobbe e di Israele, ma di popoli diversi, esperti in commercio e guerre, convertiti in blocco al giudaismo, ci può spiegare molto della storia di ciò che è successo, soprattutto per esempio a partire dal Settecento in poi. Quindi la Bibbia deve essere letta nonostante alcune cose, cioè deve essere letta, attenzione, senza filtri. E quando dico senza filtri, intendo dire soprattutto senza quei filtri che ci sono stati messi davanti negli ultimi 2000 anni. Voi sapete, io sto facendo, alcuni di voi almeno sì, perché lo vedo che li seguite insomma in molte migliaia, sto facendo dei video nei quali dico provate a leggere la Bibbia così, sostituendo dei termini, delle traduzioni, non con altre traduzioni che potrebbero costituire fonte di polemica e quindi far perdere ulteriore tempo in inutili discussioni, ma sostituite le traduzioni con il termine che hanno usato gli autori ebrei, senza neppure chiedervi cosa significhi, perché così capirete, così capiamo la Bibbia, senza bisogno di discutere, perché vedete, le discussioni sulla Bibbia sono spesso infruttuose. Basti pensare che si fanno da 2000 anni. E pensate, oggi, anno 2021, quante divisioni ci sono su quei libri. Il cattolicesimo con tutta una serie di sue ramificazioni interne, il protestantesimo con tutte le sue divisioni interne, gli ortodossi, i copti. Insomma, su quel libro non ci sono certezze e si continua a discutere.
Allora cerchiamo di evitare di discutere, cerchiamo di toglierci da questa, come dire, forse cattiva, perniciosa educazione che abbiamo a scontrarci su tutte le cose. Facciamo in modo di togliere gli elementi di contrasto e quindi di poter tranquillamente, col sorriso, leggere la Bibbia come se fosse un normale libro, sapendo però che ci sono alcuni dati di fatto che sono imprescindibili. E adesso li vediamo. Di quel libro, meglio di quell'insieme di libri, noi non sappiamo, e quando dico non sappiamo, intendo dire non abbiamo certezza. Attenzione, non abbiamo certezza, si fanno delle ipotesi, ci sono delle tradizioni che dicono che, ma noi non sappiamo chi li ha scritti. Vi faccio subito un esempio. Dalla Bibbia di Gerusalemme si parla del Pentateuco e il Pentateuco per tradizione è attribuito a Mosè, si dice l'ha scritto Mosè. Bene, che cosa dice qui la Bibbia di Gerusalemme? Quando lo stesso Pentateuco dice, molto raramente, che Mosè ha scritto, applica questa formula a un passo particolare. Di fatto lo studio moderno di questi libri ha fatto emergere differenze di stile, ripetizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma le tradizioni più antiche non avevano mai affermato esplicitamente che Mosè fosse il redattore di tutto il Pentateuco. Quindi, come voi capite, noi non sappiamo chi l'ha scritto. Questo vale anche per gli altri libri di Ezechiele, che ha 1200 e rotti versetti. Ad un certo punto l'esegesi è arrivata a dire che forse al personaggio conosciuto come Ezechiele se ne potevano attribuire pochi più di 100. Capite? Quindi pensiamo al libro di Isaia, scritto da 3 persone, almeno da 3 persone diverse nell'arco di 2 secoli, e però si dice che è il libro di Isaia. Quindi noi non sappiamo chi l'ha scritto. Siccome noi possediamo coppie di coppie di coppie, non sappiamo quando è stato scritto quell'insieme di libri. Siccome noi possediamo coppie di coppie di coppie e gli esegeti delle università giudaiche in Israele ci dicono che ogni volta che li copiavano o li trascrivevano o li cambiavano, noi non sappiamo come fosse l'originale. Io leggendo il Talmud, ne ho qui diversi volumi che sto ovviamente leggendo con molta attenzione anche per vedere le differenze sostanziali che ci sono tra la chiave di lettura biblica del giudaismo e la chiave di lettura biblica della teologia cristiana, vedo che le discussioni continue tra i maestri del giudaismo riguardano molto spesso anche singole parole, per cui dicono quella parola non va letta così ma va letta cosà, per cui non ha quel significato ma ha quest'altro. Poi interviene un terzo maestro che ancora aggiunge un'altra interpretazione. Quindi noi non sappiamo come fosse scritta in origine e meno che mai come fosse letta. Come fosse scritta e come fosse letta, perché è stata scritta sempre senza le vocali. Le vocali sono state messe molti secoli dopo. Quindi queste cose qui noi non le sappiamo. Queste non sono mica le uniche incertezze, perché per esempio esistono i canoni, cioè questo insieme di libri, no, è costituito da appunto un certo numero di testi che le varie religioni giudicano e raccolgono in modo diverso. Per cui c'è il canone ebraico che ha, diciamo, un po' più di 20 libri. C'è il canone cattolico che ha, diciamo, un po' più del doppio dei libri del canone ebraico. C'è il canone protestante che ha i libri del canone ebraico. C'è il canone ortodosso che invece di riferirsi alla Bibbia scritta in ebraico si riferisce alla Bibbia scritta in Egitto in greco e che per gli ebrei è una Bibbia assolutamente inaccettabile. E poi c'è anche il canone copto, cioè il cristiano copto, che ha più o meno i libri del canone ebraico
più altri libri che non sono veri per nessuno di tutti gli altri. Quindi ciascuno si è costruito il suo insieme di libri da credere veri e chi nasce in quel posto si sente dire i libri veri sono questi e non altri. Quindi siamo veramente nel mondo dell'incertezza. Ma vale la pena comunque, lo ripeto, di leggere la Bibbia proprio perché la storia ci può insegnare molte cose e questa storia qui ha le sue radici dentro questo libro, ha le sue radici profondissime dentro questo libro. Per questo lo dobbiamo conoscere, ma lo dobbiamo conoscere con mente serena, con mente aperta, libera dai filtri. Per questo sto dando anche quelle indicazioni, per togliere ogni polemica su tutta una serie di significati che sono i significati fondamentali della Bibbia. Su questo libro qui, tra l'altro, di cui non sappiamo, su questo libro qui vengono affermate delle verità assolute. E vengono affermate e predicate e diffuse da chi, almeno nel 90% dei casi, non conosce la lingua nella quale è stato scritto. A partire da gerarchie ecclesiastiche per arrivare fino ai catechisti, quindi attraverso papi, cardinali, vescovi, preti, appunto, fino ai catechisti, eccetera. Non conoscono la lingua e quindi cosa fanno? Predicano sulla base di traduzioni, ma queste traduzioni sono in evoluzione. Il Papa stesso, ve l'ho letto, dice la verità, cioè la verità biblica è in continua evoluzione. E se è in evoluzione vuol dire che cambia, ma perché cambiano anche le traduzioni. Quindi noi andiamo a leggere la Bibbia, leggiamola con attenzione, leggiamola senza filtri perché è fondamentale per capire la storia, il presente, per capire il sistema che ci governa, per capire il sistema ideologico che ci condiziona, per capire il sistema finanziario che ci condiziona e che ci fa vivere in un certo modo all'interno di certi schemi. Leggere la Bibbia ci aiuta a capire i recinti nei quali siamo racchiusi, recinti che a seconda delle necessità del momento vengono ristretti oppure vengono allargati, ma hanno le loro profondissime radici in questo. L'abbiamo già visto per esempio nel video dedicato al grande reset che YouTube ha ritenuto di cancellare, che abbiamo messo su Rumble, l'abbiamo visto nel video dedicato alle radici del progetto, ma questo io in questo momento lo ribadisco proprio facendo mio l'invito del Papa, col quale sono assolutamente concorde. Leggiamo la Bibbia perché la Bibbia è la radice di una storia che condiziona il nostro presente e che determina ancora il nostro futuro. Ma se noi la leggiamo possiamo almeno capire quali sono le radici del condizionamento e, come dico sempre, se si vuole uscire da un recinto, innanzitutto bisogna sapere che quel recinto esiste. Ciao, grazie e alle prossime.